Doppia eliminazione ad Amici 25 con Gard e Riccardo che lasciano la scuola e Lorenzo Salvetti che invece si salva ancora per la terza volta consecutiva. Prima di entrare nel merito del discorso vi ricordo, qualora avesse piacere, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, abbiamo avuto una doppia eliminazione, finalmente direi, visto che già dalla scorsa settimana si paventava questa doppia eliminazione che invece non è stata fatta. Questa volta invece hanno imposto la doppia uscita come era giusto che fosse, soprattutto a livello numerico, anche perché se decidi una cosa e continui a rimandarla poi il programma perde di credibilità, come avevo già detto anche la scorsa settimana, e a mio avviso quella seconda eliminazione, così come l'hanno imposta questa settimana, avrebbero dovuto imporla la scorsa settimana, in maniera tale poi da averne una invece nella puntata andata a scena proprio questo sabato. Però alla fine, prima o dopo, cambia poco, l'importante è che sia avvenuta, ma non perché voglio vedere fuori i ragazzi, ma semplicemente per un meccanismo di gioco e anche di credibilità, perché se è stato stabilito una cosa è giusto che venga rispettata. Questa volta è toccato a Riccardo e Gard uscire in un ballottaggio a tre che vedeva coinvolto anche Lorenzo Salvetti. Allora, Lorenzo, devo dire che bravo è bravo, non ci sono dubbi su questo, e l'abbiamo visto sia ad X Factor ma anche proprio ad Amici, anche se ha avuto tante difficoltà ad Amici, più di quelle che mi potessi immaginare e che penso potesse immaginare anche lui. Non a caso si è fatto 3 ballottaggi consecutivi e qui sorge un pochettino il dubbio. Abbiamo una giuria che decide e che valuta, però dei dubbi sorgono sempre. Nelle ultime puntate io non ho potuto non accorgermi del fatto che la squadra di Lorella Cuccarini abbia perso praticamente quasi tutte le sfide, a parte quella che ha di fatto vinto Angie da sola contro la squadra di Rudy Zerbi proprio questo sabato. Quindi mi sorge spontaneo un grande dubbio. Avendo perso quasi tutte le sfide ed essendo rimasta praticamente con pochi allievi, erano 3, adesso sono rimasti in 2, c'erano Alex, Lorenzo e Angie. Lorenzo ha perso tanti punti, non è che Lorenzo sia riuscito a fare chissà quanti punti, anzi forse non ne ha fatto neanche uno, ha perso praticamente tutte le sfide recentemente, e dopo aver perso tutte le sfide si è ritrovato invece ad eliminare non soltanto una persona, che ci può stare, ma addirittura 2, quindi in un ballottaggio con Gard e Riccardo lui è stato l'unico a salvarsi, e mi sembra un po' paradossale come situazione. Io parto dal presupposto che secondo me Lorenzo Salvetti ha dimostrato di essere più bravo e sicuramente ha più esperienza rispetto a Riccardo, ma l'ha detto anche Riccardo stesso che aveva bisogno più lui degli altri di andare avanti nel percorso, nonostante manchino soltanto 2 puntate, quindi io credo che quei miglioramenti non è che ci sarebbero stati chissà quanto nelle ultime 2 puntate, ma più che altro era una chance in più a livello di esposizione, e soprattutto comunque il fatto di mettere nel proprio curriculum il fatto di essere un finalista di Amici. Quindi sicuramente Lorenzo è più bravo allo stato attuale delle cose rispetto a Riccardo, almeno a mio modo di vedere, ma penso anche un po' in generale, mentre Gard credo che se la giocasse con Lorenzo, anzi spesso nelle puntate del serale è stato più bravo, e tra l'altro a Gard sono state date poche chance di esibirsi. Ci sono state, se non sbaglio, 2 puntate come minimo in cui non si è esibito per niente, non si è esibito mai, e l'ha detto anche lo stesso Gard che non ha potuto cantare tantissimo come invece hanno fatto altri. Gard non si è mai fatto un ballottaggio, quello era il suo primo ballottaggio, anche per questo motivo sorgono dei dubbi. Gard, che non è mai andato al ballottaggio, si è sempre salvato con una squadra che comunque non era quella che aveva più elementi e che quindi era tra virgolette più forte, aveva più scelta e aveva conquistato più punti. Ne erano rimasti in 2, adesso c'è soltanto Alessio nella sua squadra, quindi mi sembra strano che Gard sia uscito a beneficio di Lorenzo per far rimanere Lorenzo. Quando era entrato Lorenzo Salvetti io lo vedevo già da subito come finalista e continuo a vederlo come finalista, ma visto l'andamento all'interno del programma e soprattutto nel serale nelle ultime settimane pensavo veramente che potesse uscire. Infatti io in questa puntata, che è andata in onda sabato, ho pensato davvero che potesse uscire Lorenzo Salvetti e non Gard. Pensavo che Gard fosse il cantante a salvarsi e che gli altri 2 invece sarebbero andati a casa. È un po' paradossale come situazione, però sta di fatto che Lorenzo Salvetti è rimasto e Lorella Cuccarini è l'unica ad avere 2 cantanti, a Lorenzo e Angie, mentre dall'altra parte l'altra cantante a disposizione è Elena per Rudy Zerbi, e poi abbiamo i 3 ballerini che sono Alessio di Emanuele Lo e invece la Celentano a Nicola
e Emiliano, quindi ben 2. Nella prossima puntata presumibilmente avremo un'eliminazione che poi determinerà 5 finalisti. Ad oggi è difficile capire chi possa uscire e quali possano essere i finalisti. Forse sulla carta potrebbe uscire Nicola come ballerino e pagare il fatto di essere entrato dopo, o tra i cantanti a questo punto credo che possa eventualmente uscire Elena, perché mi sembra veramente paradossale che Lorenzo non sia uscito in questa puntata con una doppia eliminazione e che invece vada a uscire la prossima. Poi bisogna vedere sempre gli incastri e come si evolve la situazione, però per gli altri io vedo una finale abbastanza sicura. Poi tutto può succedere. Sta di fatto che Lorella Cuccarini, avendo 2 cantanti, ha grandissime chance di vincere nuovamente la categoria di canto. Ricordiamoci che in finale voterà il pubblico, quindi è praticamente scontato, a meno che non ne escano 2, ma vedo difficile che anche uscendone 2 escano entrambi i cantanti di Lorella Cuccarini. Vedo scontato che Lorella Cuccarini se la andrà a giocare almeno con un cantante, che sia Lorenzo o Angie, e a livello di televoto ad oggi potrebbero essere entrambi favoriti rispetto a Elena. La gerarchia che vedo è Lorenzo, Angie, Elena, quindi se Lorenzo va in finale potrebbe vincere la categoria canto. Parlo del canto perché poi nel ballo abbiamo delle classifiche diverse e non so, incastrandosi tra di loro e anche negli scontri diretti, come potrebbero essere i risultati, insomma cosa potrebbe succedere. Sicuramente Emiliano e Alessio sono molto amati rispetto a Nicola, e anche lì la gerarchia mi sembra abbastanza chiara, potrebbe essere davanti a tutti Alessio e poi subito dopo Emiliano, ma non è scontato, perché Emiliano comunque è riuscito a colmare quel gap non tecnico ma a livello di affetto del pubblico che magari c'era con Alessio, perché Alessio, ricordiamocelo, aveva già partecipato alla scorsa edizione, poi non riuscì ad andare al serale a causa di un infortunio e invece comunque si è riscattato adesso, quindi Alessio potrebbe fare il percorso di Mattia Zenzola un po', dall'anno prima che era stato costretto a ritirarsi per infortunio all'anno dopo che arrivò alla vittoria. Potrebbe anche fare la stessa cosa Alessio, cosa già paventata all'inizio dell'edizione quando Alessio si era ripresentato sui banchi della scuola di amici. Quindi la situazione è in evoluzione per il ballo, quindi credo che si giocheranno la vittoria Emiliano e Alessio proprio, con Nicola che è nelle retrovie. Penso che quei 2 abbiano la finale praticamente assicurata. Per Nicola invece c'è qualche dubbio in più e il fatto di essere entrato dopo potrebbe penalizzarlo e eventualmente anche costargli la finale. Nel canto più o meno praticamente sono entrati tutti nello stesso momento, perché Angie è entrata in corsa, così come Lorenzo e Elena, che praticamente sono entrati lo stesso giorno, nello stesso momento. Quindi in finale non avremo un cantante che è entrato dal primo giorno. Bisognerà vedere come sarà composta la finale, se saranno 3 cantanti o 3 ballerini, se saranno 5, perché potrebbero anche essere 4. Non so se fanno una doppia eliminazione anche alla prossima puntata, tutto può essere, perché comunque alla fine decidono loro, non c'è mai una regola fissa. Presumo che possano essere ancora 5, e se dovessero essere effettivamente 5, i candidati ad uscire per me ad oggi sono Elena e Nicola. Staremo a vedere se sarà così oppure se ci sarà un ulteriore ribaltamento di fronte, però il focus era su Lorenzo Salvetti, che si è salvato ancora una volta, ha più vite di un gatto, e credo che a questo punto la finale l'abbia bella che prenotata e che magari possa anche andare a puntare alla vittoria, quantomeno della categoria di canto. Per quanto riguarda invece il programma in generale, se la giocherà con il migliore dei ballerini, ovviamente il migliore agli occhi del pubblico, in questo senso, non il migliore in assoluto. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.